Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Pesci, tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2024. Ok. Abbiamo il matto. Amici dei pesci, si parla di un nuovo inizio. C'è questa forza propulsiva in avanti, questo nuovo entusiasmo. Quando c'è il matto di solito è un qualche cosa di nuovo che comincia, ma potrebbe anche essere un bambino che nasce, che cresce, quindi questo nuovo progetto da coccolare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se poi non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024, a quelle della primavera e ai corsi gratuiti che trovate sul mio canale. Allora, queste possono essere, diciamo, interpretate come letture per il lavoro, per la famiglia, per le relazioni di coppia, insomma, vediamo un pochettino qual è l'energia più importante che verrà fuori e io poi vi do come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, andiamo a vedere che aria tira, ragazzi. Di che cosa ci parla questo matto? Allora, qui abbiamo un 9 di denari, un 5 di coppe, gli amanti, 2 di bastoni, 3 di spade, scusate, cavaliere di coppe e 7 di spade. Voglio subito andare a vedere questo 9 di pentacoli, a che cosa fa riferimento, ragazzi. Però qui ho come la sensazione un po' generale che qualcuno abbia un po' voglia di cambiare aria. È come se... Sì, c'è voglia di rinnovamento, c'è voglia come di freschezza, diciamo così. Andiamo a vedere il 9 di denari. Allora abbiamo il mondo e il diavolo. Oh, che interessante, perché quando il 9 di pentacoli è il contrario parla di dipendenze. Allora, può essere la dipendenza nel posto di lavoro, quindi se siete dipendenti, se avete un lavoro dipendente, o può parlare di vizi proprio, di dipendenze magari dal cibo, dal telefono, dall'alcol, dalle sigarette, da quello che è. E avendo anche il mondo, ragazzi, qui c'è qualche cosa, secondo me, che condiziona tanto proprio il proprio mondo, mi viene da dire. Potrebbe essere anche, vi dirò, un nuovo lavoro alle dipendenze che magari avete trovato in un posto molto lontano e questo vi condiziona parecchio, magari nei ritmi di vita. Sì, in effetti per qualcuno, ragazzi, vi dico che potrebbe proprio fare riferimento a un lavoro di tipo dipendente che vi sta condizionando. Qui abbiamo la carta del mondo che ci può parlare sia di distanza, sia del fatto che qualcuno è come se avesse voglia di concludere qualche cosa.
e mi viene da dire che è un po' la volontà di concludere con questa tossicità di cui ci parla il diavolo. Mi dispiace ragazzi del riflesso della luce, ma non so, cioè, dove altro mettere le carte, vediamo se così si vedono di più. Sì, più o meno. Va bene. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Matto, un'altra volta. Matto, re di bastoni, ruota della fortuna, cavaliere di spade, 6 di spade. Io qui ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di perdere un treno. C'è la ruota della fortuna, è come se ci... Mm, da un lato vi dico, matto e ruota della fortuna, cambi improvvisi, cambi positivi, cambi con nuovo entusiasmo. Vi dico che potrebbe anche essere questo re di bastoni o anche questo cavaliere di spade, potrebbero essere potenzialmente due partner lavorativi, due soci, due personaggi con i quali iniziare questa nuova avventura di cui ci parla il matto. Ehm, Devo dire che abbiamo anche un 6 di spade, eh. Qui ho come la sensazione che ci siano ehm, come delle paure di perdere questo treno a causa di idee legate al passato. Vediamo. Vorrei cercare di far vedere la carta, ma vabbè, non importa. Quello che avevo da dire su queste carte l'ho detto. Andiamo a vedere gli amanti. La forza. È come se si volesse trovare la forza di fare questo tipo di scelta. Il tipo di scelta qui, allora, da un lato, vedendo due figure, due personaggi, mi viene da dire che potrebbero esserci due opzioni, due potenziali relazioni, due figure tra le quali scegliere. Una potrebbe essere molto legata al passato e l'altra, diciamo, anche di recente conoscenza, mi verrebbe da dire. Vi dico addirittura che quella che vi sembra più esperta di persona, per esempio se fosse una questione di lavoro, no? La persona che sembra essere più esperta è quella che conoscete da meno tempo, mentre invece la persona che conoscete da più tempo ha un certo grado di esperienza, ma non completa come la prima persona. Quindi è per quello che secondo me qua si fa fatica a scegliere da che parte andare, perché vado con una persona che a livello caratteriale conosco già e so che non ha magari X potenzialità, oppure vado con questa persona nuova che apparentemente sembra sapere di più, però poi in realtà non ne ho conferme perché la conoscenza è giovane. Ed è un po' quello. E qui abbiamo anche questo cavaliere di pentacoli e secondo me è un modo come un altro per dirvi di rallentare un po' il passo, di essere prudenti, di valutare tutto. Andiamo avanti con il 2 di bastoni. Abbiamo la sacerdotessa e la morte, ragazzi. Qui c'è qualche cosa da abbandonare con questa morte. Mi verrebbe un po' da dire il diavolo, queste tentazioni, questi condizionamenti. Tenete presente che io il diavolo lo sento anche come se fosse quell'energia compressa della rabbia, ok? È una carta collegata all'ego, l'ego è del terzo chakra e quando ci si arrabbia perché non si ottiene quello che si vuole, ok? C'è questa sorta di rabbia compressa e a me fa tanto venire in mente questo diavolo, quindi per qualcuno potrebbe anche risuonare come rabbia in un certo tipo di situazione. Per qualcuno il condizionamento e qui è come doverlo lasciare indietro. Avete la sacerdotessa, vi dicono di non farvi tante domande, di iniziare a guardare avanti. Una cosa interessante, una lettura interessante della sacerdotessa è che vi dice un po' di non valutare che cosa è giusto
e che cosa ho sbagliato, o se una cosa è giusta o sbagliata. Semplicemente vi rendete conto che la cosa è così. Cioè, per esempio, non è giusto che quella persona si sia comportato così con me. Allora, che sia giusto o no, perché quello è il vostro punto di vista, ok? Il punto è che si è comportato male. Cioè, che sia giustificabile o no, se la persona si è comportata male, è così e punto. Quello è un dato di fatto. Quindi prendete le cose, nel qui e ora, nel momento presente. Se vi fa star male una cosa, non valutate da che punto di vista può essere giusto o sbagliato, semplicemente una cosa che fa star male, una cosa che non c'entra tanto in quel momento. Andiamo a vedere questo 3 di spade, perché sia il 3 che il 7 sono un po' spinosi, diciamo pungenti. Allora abbiamo un re di pentacoli, un 9 di spade, la regina di pentacoli e il carro. Ragazzi, io non so perché, ma qua mi sembra una relazione potenzialmente karmica. Cioè, non so se la persona che avete come partner romantico, se è qualcuno della famiglia, perché qua ho riferimenti con genitori figli più che tutto, oppure potrebbe anche essere tranquillamente una questione di lavoro. Sapete che per me le anime gemelle non sono solo quelle romantiche, cioè non è che per me, diciamo che le anime gemelle non sono solo quelle romantiche, le anime gemelle sono quelle anime che durante il corso della vita noi incontriamo e ci fanno crescere, ci fanno evolvere. Poi non è detto che si fermino per tutta la vita, possono anche condividere con noi solo un pezzetto, però le anime gemelle sono considerate in quel senso lì. Le anime karmiche, diciamo che in un certo senso possono essere viste anche loro come anime gemelle, anche se la distinzione grossa è che con le anime gemelle cresco in luce, non in pace e piattume, però in luce, cioè nel senso gli alti e bassi ci sono anche lì, ma si gestiscono diversamente, mentre con scusate, con le relazioni karmiche si impara attraverso la sofferenza. Questa è un po' la differenza tra karmiche e anime gemelle. Però tecnicamente sono un po' tutte relazioni di anime gemelle, ok? Perché tanto comunque le pattuiamo tutte noi prima di nascere. Per quello che ci conviene imparare mentre siamo nella luce, perché poi imparare nella sofferenza è più problematico, è più faticoso, diciamo così. Andiamo a vedere sto principe di coppe. E qui anche, è come se vi dicessero, ehm, sì, anche un po' di esporvi, di prendere posizione, mi viene da dire. Abbiamo un 6 di bastoni, la carta degli amanti e l'8 di bastoni, tutte e tre al contrario. Allora, nella seconda parte della lettura, quindi diciamo nella seconda settimana di maggio, devo dire ragazzi che qui ci potrebbe essere, guardate, un sacrificio e la fine della sofferenza, come se ci fosse un momento, vi dico, potrebbe esserci un momento di dolore. Fate attenzione, non è detto che sia un momento catastrofico, ok? È un 3 di spade, normalmente sono le sofferenze della mente e qui avete il diavolo, quindi a un certo punto basta cambiare il pensiero di base per non vedere il 3 di spade. Ok, però comunque vi dico, nonostante sia una carta così, come vi posso, sì, ansiotica, ansiolitica non è il termine corretto, comunque è una carta che quando io la vedo mi fa sempre un po' battere il cuore. In realtà poi vedendo questo carro c'è un movimento, c'è uno spostamento, qui c'è addirittura qualcuno che si muove. Io ho la sensazione che vedendo queste carte girate al contrario, la comunicazione non sia ancora delle migliori. Andiamo a vedere questo 7 di spade. È come se ci fosse una situazione o tossica o in qualche modo lontana, potrebbe essere per qualcuno appunto di dipendenza, magari monetaria, magari lavorativa, dove appunto c'è come quest'idea di perdere un treno,
di non poter abbandonare il campo, di non poter fare diversamente. Qui a un certo punto la carta degli amanti è la decisione per amor proprio. Cioè a un certo punto bisogna decidere, prima di salvare gli altri bisogna salvare se stessi. E qui anche la comunicazione è come se dovesse essere una comunicazione, guardate, mi viene da dire meno da leader, più amici, meno guide. Ho come questa sensazione. Per il tipo di scelta che dovete fare, soprattutto se avete collaboratori e soprattutto se la comunicazione è verso voi stessi, se siete voi che parlate a voi stessi. Perché qui comunque vi devo dire che si tratta proprio di una disarmonia interna, certe volte è uscita anche la luna per i 7 di spade. È come se doveste rendervi conto delle trappole egoiche che vi state mettendo. Temperanza, c'è bisogno di guarire il lato ombra, ragazzi. C'è bisogno di tirarsi giù le maschere. Questo è un 7 di spade, è qualcuno che fugge, che è avido e che pur di ottenere quello che vuole racconta anche delle bugie. È una carta di un fuggitivo, di qualcuno che non si vuole prendere le responsabilità e di che cosa? Delle zone d'ombra. Qui abbiamo la luna, potrebbe anche fare riferimento a delle proiezioni o di qualche tipo di guarigione nostra. No, nostra nel senso di chi ascolta, ok? Va bene, ho già fatto una lettura lunghissima. Andiamo a vedere Osho. È una lettura molto interessante, basata sulla ricerca del vostro amor proprio. Devo dire che questa sofferenza serve per portarvi a un movimento, a uno spostamento di cui ci parla il carro. Guardate, qui avete guida. Comunque io sento che nella prima settimana di maggio avrete questa sensazione di perdere un treno che vi verrà proposto. Potrebbe essere un'offerta, potrebbe essere davvero anche questa collaborazione, magari un lavoro dipendente lontano che comunque vi vincolerebbe, vi condizionerebbe. Ho la sensazione che non sceglierete ancora. Perché? Perché prima dovete passare per questa temperanza. Qui infatti guardate, vi dice la guida e il ribelle. È come se aveste bisogno di trovare dei collaboratori, di trovare delle persone di fianco a voi che vi aiutano, che vi sostengono, che vi guidano proprio. Diciamo che ho più l'idea che abbiate bisogno di confrontarvi con persone. Come vi dicevo, meno guide, più amici. Cioè, nel senso, create un dialogo che non sia cosa faccio secondo te, ma più ho valutato questa opzione e ho valutato quest'altra opzione e ho quest'idea. Tu cosa ne pensi? Cioè più, ok, io mi sono già fatto la mia idea, però vorrei sentire anche la tua, invece del dipendere dalle scelte degli altri o similari. E poi abbiamo la carta del ribelle, che è l'imperatore, quindi create le vostre regole da soli, da voi ragazzi. Andiamo a vedere, ok, 2 oli essenziali per il mese di maggio. Allora abbiamo il timo che promuove il perdono e aiuta a rilasciare praticamente e si può assumere nei 4 modi, quindi diciamo per via olfattiva, applicato sulla pelle, ingerito attraverso le capsule oppure cotto in cottura, mangiato proprio. E poi abbiamo la melissa che favorisce una profonda guarigione. È molto buona la melissa anche per fare gli infusi, ha un po' difatti si chiama lemon balm, balsamo al limone, ha un sapore di limone molto delicato comunque. Bene, cari amici dei pesci, spero che la lettura vi sia stata utile, mi sono dilungata un po' troppo e spero di non avervi annoiato. Fatemi comunque sapere nei commenti come vi risuona, se volete sostenere il canale potete iscrivervi, condividere o mettere like e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!